Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi tocchiamo un tema molto importante, ovvero come risparmiare batteria sui nostri iPhone. Eh sì, perché sembra veramente un argomento sempre tabù, ma è veramente importante e c'è troppa ignoranza al momento, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il nostro caro iPhone capisce da solo quando deve passare da una connessione 4G ad una connessione Wi-Fi. Ovviamente questa operazione va ad incidere sulla percentuale della batteria, sull'autonomia. Ecco, però io sono sicuro che anche voi riuscite a capire da soli quando dovete spegnere il Wi-Fi e passare la connessione dati e viceversa, anche perché molto spesso questa operazione, se lasciata gestire ad iPhone, potrebbe causarvi anche qualche piccolo problema. O meglio, mi spiego, se magari la rete wifi a casa vostra è satura per un motivo o per l'altro, in automatico si stacca l'iPhone dal wifi e vi porta a navigare in 4G, magari non ve ne accorgete e così facendo consumate dati e batteria. Per risolvere tutto ciò andiamo nelle impostazioni, andiamo sul cellulare e scorriamo in basso dopo tutte le applicazioni, dopodiché troverete il tab assistenza wifi. Togliete la spunta da qua ed il gioco è fatto. Sto per rivelarvi una cosa incredibile: chiudere tutte le app dal multitasking del vostro iPhone non vi farà risparmiare batteria, anzi il contrario. E no, non sono pazzo. Le applicazioni aperte vanno ad incidere sulla memoria RAM. Non voglio entrare troppo nel tecnico, ma la memoria RAM è una memoria virtuale che aiuta le applicazioni a rimanere sempre lì, pronte e a consumare meno batteria quando l'utente le va a richiamare. Ovviamente se chiudiamo le app vanno via dalla memoria RAM e quindi il telefono farà più fatica ad aprirle piuttosto che quando si trovano magari sulla memoria RAM, quindi aperte in background. State tranquilli, lasciatele lì, perché tanto su iOS le applicazioni sono molto ottimizzate e in background non andranno a fare praticamente chissà quali operazioni. Quindi secondo me lasciate le app nel multitasking, che tanto non vi danno fastidio e non consumano batteria, anzi lasciandole lì andrete anche a risparmiarne un bel po' se magari passate spesso da un'applicazione all'altra. Gli assistenti vocali sono sempre lì pronti ad ascoltare con le orecchie dritte, ma effettivamente li utilizzate? No, perché io personalmente sul mio iPhone non utilizzo Hey Siri, cioè non l'ho mai utilizzato, quindi perché tenere sempre il microfono attivo per aspettare che l'utente vada a richiamare Siri? È uno spreco di batteria inutile. Quindi andate nelle impostazioni, scorrete fino a trovare la voce Siri e ricerca, e la voce che ci interessa, come potete vedere dal mio iPhone, è già disabilitata, ovvero abilita Hey Siri, questa qua. Ovviamente io la tengo spenta perché appunto non utilizzo praticamente mai l'assistente vocale sull'iPhone, però ovviamente decidete voi. Occhio però, perché se portate avanti questa scelta poi Hey Siri non sarà richiamabile nemmeno dalle AirPods con la voce, dovrete comunque attivarla tramite i gesti, quindi tirate voi le vostre conclusioni. Prima vi ho detto che le applicazioni in background su iPhone non consumano batteria, stanno lì ferme e non fanno niente. In realtà un po' vi ho mentito, perché c'è un'applicazione che qualcosa in background può farla, ovvero l'App Store. Sto parlando della possibilità di aggiornare le app in background. Ovviamente lasciate attiva la funzione quando siete sotto wifi, ma quando siete in giro sotto connessione 4G mi sembra inutile garantire l'accesso ad App Store per andare ad aggiornare le applicazioni. Insomma, mentre siete in giro, perché dovreste aggiornare le applicazioni e consumare batteria e consumare pure giga sul telefono? Per risolvere dunque andiamo sempre nelle impostazioni, scorrete fino a trovare App Store e nella voce, eccola qua, dati cellulare, come vedete io ho già disabilitato la voce dei download automatici. Così facendo, disabilitandola, non garantirete l'accesso all'App Store per aggiornare le app in background quando siete sotto dati cellulari. Da qualche anno a questa parte tutti i produttori di smartphone, compresa Apple, hanno la possibilità via software di cambiare colore alle schermate dell'interfaccia utente, ovvero la dark mode, che trasforma tutte le schermate bianche in schermate nere. Se avete un iPhone con display OLED, come ad esempio iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, insomma tutti i nuovi iPhone hanno display OLED, io vi consiglio di attivare la dark mode, perché con le schermate bianche i pixel sono bianchi e accesi, con le schermate nere i pixel non sono neri, sono proprio spenti
e così potete andare a risparmiare un bel po' di batteria, ve l'assicuro. E poi comunque le schermate nere secondo me sono sicuramente più belle. Per abilitare la funzione andate ovviamente in impostazioni, scorrete in basso fino a trovare schermo e luminosità e poi scegliete se attivare la modalità chiara o la modalità scura. Ovviamente potete anche impostarla su automatico, che andrà o dall'alba al tramonto oppure una programmazione personalizzata, ma come detto io vi consiglio di tenerla su scuro per risparmiare un bel po' di batteria. Tutti parlano di 5G, ma in quanti effettivamente possono sfruttarlo? Abitate in una zona che è coperta da segnale 5G? Perché io personalmente no. Se non avete nemmeno un'offerta 5G e il vostro iPhone è settato per agganciare le reti 5G, sappiate che andrà di continuo a cercare queste reti consumando un bel po' di batteria. Ovviamente anche qui si può ovviare a questo problema, ma attenzione, perché così facendo poi non potrete utilizzare le reti 5G. Chiaramente se da qui a X mesi decidete di abilitare un'offerta 5G perché la vostra rete, perché la vostra zona viene coperta dal 5G, beh, andate nelle impostazioni e cambiate questi settaggi che stiamo per vedere. Andiamo ancora una volta nelle impostazioni, cellulare, opzioni, date cellulare, voce e dati, e impostate su 5G auto, così sarà l'iPhone a capire quando è possibile agganciare il 5G e quando no. Oppure se volete andare a risparmiare ancora più batteria, impostate direttamente la voce e dati su 4G, però secondo me 5G auto è la soluzione migliore. Una cosa che mi ha sempre fatto impazzire di mamma Apple è il software, perché è tutto sempre super curato nei minimi dettagli, e anche per quanto riguarda la batteria c'è una funzione molto interessante che si chiama caricamento ottimizzato. Cosa fa questa funzione? Beh, lo dice il nome stesso. Praticamente grazie a questa funzione software iPhone impara dalle nostre esigenze, dalle nostre abitudini, e tara la batteria e la velocità di ricarica secondo l'utilizzo che facciamo dello smartphone, quindi veramente super utile. Per controllare se il caricamento ottimizzato è attivo andate in impostazioni, scendete in basso fino a trovare batteria e poi cliccate qui su stato batteria e l'ultima voce è, come vedete, caricamento ottimizzato. Beh, ricordatevi di tenerla flaggata perché è importante. Ottimizzare soltanto il caricamento dell'iPhone non basta per preservare l'autonomia della batteria nel tempo. Infatti dovete fare anche attenzione a quali cavi e caricatori utilizzate. Insomma, basta con i caricatori e cavi cinesi che comprate a 5 euro dal cinese appunto sotto casa. Ormai su Amazon ci sono delle scelte molto valide che costano meno dei 25 euro del caricabatterie originale Apple, quindi se volete qua sotto in descrizione trovate una selezione di caricatori che secondo me dovreste prendere in considerazione. Quindi mi raccomando, non caricate i vostri iPhone con i caricatori cinesi. Tocchiamo adesso un punto più tecnico, direi che è arrivato il momento: quando cambiare la batteria del proprio iPhone. Allora, Apple vi cambia la batteria dell'iPhone gratuitamente nei primi anni di garanzia se la percentuale della batteria scende al di sotto dell'80%. Quindi se la percentuale della batteria è tra l'80 e il 100% non avete nulla di cui preoccuparvi. Se invece scende sotto l'80% e siete all'interno dei 2 anni di garanzia, io vi suggerisco di prendere un appuntamento all'Apple Store e farvela cambiare. Vi ricordo, è gratis. Dopo i 2 anni dovrebbe costare attorno alle 75 euro con 1 anno di garanzia sulla batteria dopo l'operazione, quindi secondo me è un prezzo che ci sta alla grande. Come faccio a capire a che percentuale di vita è la mia batteria? Molto semplice. Andiamo di nuovo in impostazioni, di nuovo nella voce batteria, e andando nella voce stato batteria vedrete come capacità massima in questo caso 100%, ma come detto, se dovesse essere inferiore all'80% prendete un appuntamento in Apple Store e fatevela cambiare. Quante volte vi hanno detto di far spegnere il vostro iPhone e ricaricarlo fino al 100%? Niente di più sbagliato. Non voglio entrare troppo nel tecnico, ma sappiate che all'iPhone fanno meno male più cicli di ricarica durante la giornata piuttosto che la botta che porta la batteria dallo 0 all'1%. Infatti il consiglio che vi do è quello di tenere la batteria del vostro iPhone tra il 20 e il 100%. Ovviamente non deve diventare una malattia, però cercate di starci un pochettino attenti se ci tenete alla vita della vostra batteria. Ovviamente questo è un dato certo. Per quale motivo ho detto il 20%, tra il 20 e il 100%? Se ci fate caso il risparmio energetico entra in funzione proprio al 20%, perché è in quel momento che in teoria dovreste andare a ricaricare il vostro iPhone, ma
occhio, perché c'è un modo per risparmiare ancora più batteria, ovvero semplicemente quello di impostare il risparmio energetico manualmente prima del 20%, attorno al 50-40%. Capisco che magari ogni tanto potreste dimenticarvi di inserirlo manualmente il risparmio energetico, ma occhio, perché si può anche automatizzare il tutto e ora vi faccio vedere come fare. Questa volta non andiamo nelle impostazioni, ma apriamo l'applicazione Comandi Rapidi, andate su automazione, crea automazione personale, scorrete in basso fino a trovare livello batteria, selezionate il livello batteria, come abbiamo detto attorno al 45% va bene, quindi inferiore al 45%, andiamo avanti, aggiungi azione e qui cerchiamo risparmio energetico. Ecco qua, selezioniamo imposta la modalità risparmio energetico e poi andiamo su avanti e togliamo la spunta a chiedi prima di eseguire, non chiedere, e poi clicchiamo su fine. Così facendo il risparmio energetico non si attiverà più al 20% bensì al 44%, quindi veramente tanta roba. Fatemi sapere se conoscete già tutti questi trucchetti o se magari vi ho dato qualche nozione in più. Qua sotto in descrizione, come detto, trovate i caricabatterie che vi consiglio di utilizzare per caricare i vostri iPhone, nonché tutti i miei social network. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi video. Io sono Luca Crocco e noi ci troviamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube. Ciao!